In questa lezione parleremo del grafico del segno per le funzioni razionali, quindi per la risoluzione delle disequazioni. Vediamo un esempio. Abbiamo una disequazione x più 2 per x meno 2 maggiore di 0. Potremmo provare quindi con la moltiplicazione tra polinomi e vedere cosa ci risulta. Di solito facciamo così, quindi avremo x alla seconda meno 2x più 2x meno 4 maggiore di 0. Chi si accorge che sarebbe più facile fare il prodotto notevole, a più b per a meno b, x alla seconda meno 4 maggiore di 0. Comunque notiamo subito una cosa: perveniamo a una disequazione con un polinomio di secondo grado che non abbiamo mai svolto finora. Ecco, non sappiamo come svolgerla. Sicuramente quello che abbiamo fatto ci porta ad aver complicato questa disequazione. Perché? Perché finora sappiamo svolgere disequazioni di primo grado. Se noi controlliamo l'esercizio in partenza, abbiamo x più 2 che singolarmente è di primo grado e x meno 2 che singolarmente anche lui è un polinomio di primo grado. Allora ci viene questa idea: se essendo questo un prodotto, scindiamo questo esercizio dal calcolo vero e proprio e utilizziamo un ragionamento basato sui segni. Perché? Perché noi alla fin fine non ci interessa che numero o che valore farà il polinomio, ci interessa che quello che abbiamo a sinistra della situazione sia maggiore di 0. Allora facciamo finta, qui abbiamo un numero più 1 e qui abbiamo un altro numero più 3, più 1 per più 3 è positivo. Perché è positivo? Quindi più 1 per più 3 farà più 3 e rimane positivo. Se io lo faccio con un altro numero, più 2 per più 4, anche questo più 8 è positivo. Ora, la positività di questo prodotto non dipende dai numeri che vado a considerare, ma se ci ricordiamo la regola del prodotto dei segni, dipenderà dai segni dei numeri. Se hanno lo stesso segno, più e più, il risultato sarà positivo. Quindi anche nel caso in cui avremo altri numeri tipo meno 5 per meno 7, anche in questo caso meno per meno farà più. Ora a noi del numero non ci interessa niente, ci interessa la positività, perché nel caso in cui il prodotto risulti positivo abbiamo trovato la soluzione della nostra disequazione. Partendo da questo, allora cosa andremo a fare? Andremo a studiare le singole parentesi maggiori di 0. Quindi la prima parentesi x più 2 maggiore di 0 e la seconda parentesi x meno 2 maggiore di 0. Quindi nella prima parentesi x risulterà maggiore di meno 2 e nella seconda parentesi x maggiore di 2. È qui che entra in gioco il nostro grafico del segno, cioè andiamo a fare la nostra retta dei numeri e a rappresentare le soluzioni che abbiamo trovato delle singole disequazioni. Quindi della prima, x maggiore di meno 2, quindi sono tutte le x che stanno a destra di meno 2, escluso il meno 2, e della seconda, le x che sono maggiori di 2, quindi che stanno a destra di 2, escluso il 2. Ora io ho studiato praticamente la prima parentesi maggiore di 0 e la seconda parentesi maggiore di 0. Dove la funzione non è maggiore di 0, risulterà minore di 0 e andrò a fare dei tratteggi per indicare che da questo lato è negativa. La seconda risulterà negativa a sinistra del 2. Ora, se notiamo, abbiamo delle aree nel nostro grafico. Per la precisione 3 aree. La prima area, che è questa a sinistra, avremo la prima parentesi negativa e la seconda parentesi negativa. Procediamo al prodotto dei segni. Meno per meno risulterà più. Nella seconda area, la prima parentesi risulterà positiva e la seconda parentesi risulterà negativa, col prodotto più per meno, meno. E nella terza area, più per più, più. Arrivati ad aver studiato questo prodotto dei segni, quindi il grafico del segno dei segni, potremmo andare a riguardare il segno della nostra disequazione. Il segno della nostra disequazione è positivo, cioè ci chiede i numeri che hanno prodotto più. In questo caso queste due aree. La prima area a sinistra del meno 2 e la seconda area a destra del 2. Non ci resta che scrivere le soluzioni di questa disequazione. Allora tutto quello segnato in questo modo lo possiamo chiamare x. Quindi
In questa parte, partendo da sinistra e andando verso destra, troviamo le x, incontriamo tutte le x. Poi vediamo questo simbolo del minore, cioè sta a sinistra. Andando verso destra troviamo il meno 2, quindi la prima parte della soluzione sarà x minore di meno 2. Poi avremo un salto, perché dal meno 2 al 2 non ci sono soluzioni, c'è un salto. Poi andando verso destra incontriamo il numero 2, andremo a scrivere 2. Il numero 2 sta a sinistra di che cosa? Il numero 2 sta a sinistra delle x, cioè della parte segnata. Questa parte segnata la chiamiamo le x, che risolvono la mia disequazione. In questo caso x minore di meno 2 risolve e 2 minore di x risolve. Quindi per esprimere questa soluzione andremo a utilizzare l'unione di queste due disequazioni, di queste due soluzioni, e avremo le soluzioni della nostra disequazione. Quindi quali sono le idee dietro questo grafico del segno? Prima idea: porto qualsiasi cosa al primo membro, al secondo membro devo avere 0. Quindi ad esempio nel caso in cui ho x alla seconda maggiore di 1 non posso andare subito a studiarmi il segno di quello che ho a sinistra, ma dovrò spostare tutto a sinistra nella mia equazione, quindi x alla seconda meno 1 maggiore di 0, mandiamo l'1 nel primo membro, perché per poter fare successivamente il grafico dei segni dovrò testare la mia funzione polinomiale, in questo caso, con lo 0, perché testandolo con lo 0 è in quel caso che studierò soltanto i segni più o meno. Invece se lo devo testare con l'1, allora in quel caso il prodotto, per essere maggiore di 1, dovrei andare a dare delle condizioni, quindi avere un esercizio molto più complicato e più lungo, anche sul valore assoluto dei numeri. Quindi alla fine non posso non considerare i numeri in questo caso qui. In questo caso posso considerare soltanto il segno della mia funzione. Punto 2. Scompongo il primo membro. Uso la scomposizione. Quindi nel caso dell'esercizio precedente, x alla seconda meno 1 maggiore di 0, scompongo x alla seconda meno 1. È una differenza di quadrati, quindi deriva da un somma x più 1 per differenza x meno 1. La scomposizione mi è servita per ottenere un prodotto tra due polinomi di grado inferiore, quindi più facili da studiare. Quindi punto 3, studio le singole parentesi maggiori di 0. Questo è importante. Quindi x più 1 maggiore di 0, x meno 1 maggiore di 0. In certi casi dovrei studiare anche uguali a 0 se l'esercizio parte con un maggiore o uguale a 0. Quindi nella prima parentesi x sarà maggiore di meno 1 e nella seconda x sarà maggiore di 1. Punto 4. Utilizzo il grafico. Quindi vado a fare la mia retta dei numeri e a posizionare le soluzioni delle singole disequazioni. Quindi abbiamo meno 1 e 1, x maggiore di meno 1, in questo caso avrò i positivi, e dove non sono positivi saranno negativi. Pallino vuoto nel meno 1. X maggiore di 1, a destra avrò i positivi e a sinistra avrò i negativi. Qui troviamo tre aree. Facciamo il prodotto dei nostri segni: meno per meno più per meno meno, più per più più. Punto 5. Controllo il segno della disequazione e il grafico. Cosa sarebbe il segno della disequazione? Il segno che viene prima del punto 3, cioè questo, il maggiore di 0. Il maggiore di 0 mi richiederà le soluzioni positive, quindi il maggiore di 0 mi richiederà il positivo e il positivo, quindi potrò andare a scrivere le mie soluzioni. Tutte le x che stanno a sinistra di meno 1 e tutte le x che stanno a destra di 1. Quindi avrò x minore di meno 1 unito 1 minore di x, o x maggiore di 1, che dir si voglia. Vediamo qualche esempio per capirci meglio. X più 2 per 2x meno 1 minore di 0. Allora, praticamente abbiamo già la scomposizione del primo membro, non abbiamo numeri a destra nel secondo membro, se abbiamo direttamente lo 0, possiamo passare direttamente al punto 3. Il punto 3 era quello dello studio delle singole parentesi maggiori di 0. Attenzione a questo maggiore che non c'entra niente col segno della disequazione. Quindi pongo la prima parentesi x più 2 maggiore di 0
e la seconda parentesi 2x meno 1 maggiore di 0. La prima parentesi avrà come soluzione x maggiore di meno 2. La seconda parentesi 2x maggiore di 1, x maggiore di 1 mezzo. Questa è la soluzione della seconda parentesi. Procedo quindi allo studio del grafico dei segni. Quindi abbiamo meno 2 che sta a sinistra dello 0 e 1 mezzo che è a destra di 0. Le x maggiori di meno 2 sono tutte quelle a destra di meno 2 e avremo a sinistra i negativi. Le x a destra di 1 mezzo sono tutte quelle positive e a sinistra avremo i valori negativi. Come al solito abbiamo tre aree. Facciamo il prodotto dei segni, quindi meno per meno più per meno meno, più per più più. Andiamo adesso a guardare il segno della disequazione di partenza, cioè questo, il minore di 0. Minore di 0 voglio le soluzioni negative, comprese all'interno. Abbiamo studiato il maggiore, è come se qui in tutte avessimo un pallino vuoto, quindi abbiamo le soluzioni interne a meno 2 e 1 mezzo. Cioè meno 2 sta a sinistra della x e la x starà a sinistra di 1 mezzo. Scriveremo meno 2 minore di x minore di 1 mezzo. Perché il punto 3 richiede lo studio delle singole parentesi maggiori di 0? Perché se per caso studiassi le singole parentesi minori di 0, questo lo potrei anche fare, chiaramente. È che è una scelta mia. Quindi io studio ad esempio x più 2 minore di 0, la prima parentesi, e la seconda parentesi 2x meno 1 minore di 0. Che soluzione avrei? X minore di meno 2 e x minore di 1 mezzo, facendo tutti i passaggi. Quale sarebbe il problema del studiare le parentesi minori di 0? Il problema ricadrebbe nel grafico, cioè se io andassi a fare il grafico stavolta e mettessi meno 2 a sinistra dello 0 e 1 mezzo a destra dello 0, quando io andrò a scrivere che le x stanno a sinistra di meno 2, andrò a scrivere i numeri della mia funzione, quindi il codominio, in cui questi numeri sono negativi, cioè la parte negativa tratteggiata. Dovrei partire col tratteggiato, non con la linea continua. Quindi a sinistra del meno 2 dovrei partire con una linea tratteggiata. E a destra del meno 2, dove non è negativo, farei una linea continua. Nel caso 2 ho studiato i negativi, cioè i minori di 0. Se studio i negativi, quando disegno il grafico, parto disegnando i negativi praticamente. Quindi a sinistra dell'1 mezzo avrò i tratteggiati e a destra dell'1 mezzo i positivi. Quindi tratteggiati negativo, pieno positivo. Quindi dove sta la difficoltà di questo? Che impongo la regola nel passaggio 3 lo studio maggiore di 0 per semplicità, cioè per andarmi a studiare il grafico subito le linee positive. Quindi quando vado a fare il grafico è sempre una linea positiva e dove non è positiva andrò a mettere il mio tratteggiato. Ora se guardate a sinistra e a destra i grafici sono uguali, quindi i risultati saranno uguali. Però ci potremo confondere, quindi non studiamo le parentesi col segno della disequazione, ma studiamo le parentesi sempre maggiori di 0, mi raccomando, quindi qui a sinistra. Quindi non studiamo per forza con lo stesso segno della disequazione, ma studieremo maggiori, lo ripeto. Attenzione a questo passaggio. Vediamo un altro esempio. X alla seconda più 6x più 5 minore o uguale di 0. In questo caso abbiamo una disequazione di secondo grado. Allora dobbiamo partire dal punto 1. Avendo il secondo grado dobbiamo scomporre tutto quello che troviamo a sinistra. Quindi scomponiamo questo trinomio. Per scomporre il trinomio prendiamo i divisori del 5, che sono 1 e 5. Devono avere lo stesso segno perché risulta positivo, più 1 più 5 o meno 1 meno 5. La somma deve fare più 6, in questo caso più 1 più 5 darà più 6, quindi la scomposizione sarà x più 1 per x più 5, minore o uguale di 0. Dopo aver fatto la scomposizione siamo passati praticamente al punto 3, cioè studiare le singole parentesi maggiori di 0, positive. Ok? Quindi abbiamo la prima parentesi x più 1 maggiore, in questo caso ci interessa anche l'uguale, quindi maggiore o uguale di 0, e la seconda parentesi x più 5 maggiore o uguale di 0. Quindi avremo x maggiore o uguale di meno 1
come prima soluzione e x maggiore o uguale di meno 5 come seconda soluzione. Andiamo a fare il nostro grafico dei segni, quindi abbiamo il meno 1, lo 0 e il meno 5. Avendo studiato le parentesi positive, dove andrò a segnare la funzione sarà tutta positiva, quindi x maggiore o uguale di meno 1 a destra di meno 1 sarà positiva e a sinistra sarà negativa. X maggiore o uguale di meno 5 a destra di meno 5 sarà positiva e a sinistra sarà negativa. Procediamo al prodotto dei segni, meno per meno più, meno per più meno, più per più più. Abbiamo 3 aree. Controlliamo adesso quale segno? Il segno della disequazione, in questo caso il minore o uguale di 0. Avremo le soluzioni interne a meno 5 e meno 1. Quindi meno 5 minore di x, minore di 1. Meno 5 sta a sinistra di x e queste x sono a sinistra di meno 1. Vediamo un altro esempio. Meno x alla quarta maggiore di x alla seconda. Cosa facciamo? Portiamo tutto il primo membro, così ci rapportiamo con lo 0. Meno x alla quarta meno x alla seconda maggiore di 0. Se ci infastidiscono i segni negativi possiamo cambiare tutto di segno, quindi avremo x alla quarta più x alla seconda minore di 0. Raccogliamo col covimento totale x alla seconda che moltiplica x alla seconda più 1 minore di 0. Adesso passiamo allo studio delle singole, tra virgolette, parentesi, come se fosse una parentesi. Quindi avremo x alla seconda maggiore di 0, ricordiamolo ancora una volta, e seconda parentesi x alla seconda più 1 maggiore di 0. Ora, queste singole parentesi sono di secondo grado. Potremo anche a sua volta scomporre questo x alla seconda in x per x maggiore di 0 e andare a studiare le singole, quindi fare un altro studio in cui x maggiore di 0 è la prima e l'altro x maggiore di 0 è la seconda, fare un altro piccolo grafico dei segni ed avere lo 0 a destra positivi e a sinistra negativi, a destra positivi, a sinistra negativi, prodotto dei segni meno per meno più per più, e in questo caso c'è lo 0, quindi pallino vuoto, e notiamo che x alla seconda maggiore di 0 ha come soluzioni tutte le x, quindi a sinistra e a destra dello 0, tranne lo 0, quindi soluzioni x diverso da 0. Possiamo procedere però con un ragionamento un po' più veloce, cioè ragionando sul quadrato di qualcosa, perché ci capiterà molto spesso questo x alla seconda maggiore di 0. Allora, il quadrato di un qualsiasi numero, com'è? Che proprietà? È sempre positivo o al più uguale a 0. Quindi ci chiediamo se questo numero a sinistra, che è sempre positivo o uguale a 0, sia più grande di 0. È sempre positivo, quindi è sempre più grande di 0, però può essere 0. 0 non è maggiore di 0, quindi devo escludere soltanto lo 0, x diverso da 0. Nel ragionamento si arriva subito alla soluzione. Nel punto 2 infatti ci servirà questo ragionamento, perché è impossibile scomporre x alla seconda più 1, perché essendo un binomio non è una differenza di quadrati, è una somma di quadrati, quindi x alla seconda più 1 alla seconda, e non è possibile scomporlo, neanche con Ruffini, è inutile provarci. Allora dobbiamo applicare il ragionamento visto in precedenza, cioè il quadrato di x è sempre un numero o positivo o al più uguale a 0. Quindi se è positivo ci aggiungo 1, rimane sempre positivo, quindi per forza maggiore di 0. Se è uguale a 0 ci aggiungo 1 e comunque sarà maggiore di 0. Allora questa seconda disequazione avrà come soluzione ogni x appartenente ai numeri reali. Quando vado a fare il mio grafico dei segni, le x diverse da 0 saranno, come visto in precedenza, tutte positive a sinistra dello 0 e positive a destra dello 0 con un pallino vuoto sullo 0. Quando vado a trovare per ogni x appartenente ad R, questo per ogni x rappresenta la mia linea continua. Quindi quando vado a fare il prodotto dei segni otterrò positivo a sinistra dello 0 e positivo a destra dello 0. Quindi andiamo a rapportarci con l'ultimo passaggio della nostra disequazione, cioè questo,
stiamo chiedendo quando questo prodotto risulterà minore di 0. Se vediamo il grafico dei segni, saranno sempre positivi e mai minori di 0. Al più potrebbe essere 0 in questo punto qua. Quindi non esiste soluzione a questa disequazione. Il risultato: non esiste x appartenente ad R. Abbiamo visto il grafico dei segni per le funzioni non fratte, quindi intere, razionali intere. Vediamo per quelle fratte, cioè ad esempio x più 2 fratto 2 meno x minore o uguale a 0. Il ragionamento qui è lo stesso identico che quello visto in precedenza, perché una frazione, una divisione, è concettualmente identica a una moltiplicazione. Quindi le mie due parentesi in precedenza che avevamo saranno x più 2, cioè il numeratore, e il 2 meno x, che sarà il denominatore. Quindi cosa procedo? Procedo allo studio del numeratore, e lo scrivo come n, e del denominatore, separatamente. Quindi il numeratore, x più 2, lo studierò maggiore o uguale di 0. Il denominatore, 2 meno x, dovrei studiarlo maggiore o uguale a 0, quindi per il punto 3, visto in precedenza. Però, qual è il problema? Che al denominatore lo 0 non si può mettere, una frazione non ha mai lo 0 al denominatore. Quindi io, quando devo studiare il denominatore, dovrò impormi il maggiore senza l'uguale. Siamo attenti perché è importante questo. Avendo fatto questo, dentro questa disequazione avremo le condizioni di esistenza. Cioè, sarà inutile andarsi a studiare le condizioni di esistenza di questo esercizio perché sono inglobate nella mia disequazione del denominatore. Procediamo con le soluzioni del numeratore. X sarà maggiore o uguale di meno 2 e il denominatore troveremo, spostando la x a destra, 2 maggiore di x, cioè x più piccolo di 2. Questa è la soluzione del denominatore e questa è la soluzione del numeratore. Procediamo allo studio del prodotto tra il numeratore e il denominatore, prodotto dei segni, quindi x maggiore o uguale di meno 2 e x minore di 2. X maggiore o uguale di meno 2 saranno positive, a destra positivo e a sinistra negativo. X minori di 2 saranno le soluzioni positive, cioè a sinistra di 2 dovremo andare a fare la nostra semiretta continua e a destra di 2 il tratteggiato. Abbiamo le nostre solite tre aree. Procediamo al prodotto dei segni: meno per più meno, più per più più per meno meno. Andiamo adesso a guardare quale segno? Il segno della disequazione iniziale, cioè il minore o uguale a 0. Ricordiamoci, attenzione, che cosa? Che nel numeratore x maggiore o uguale di meno 2 corrisponde il meno 2 a un pallino pieno. Il denominatore non ha l'uguale, quindi dove abbiamo il punto 2 avremo un pallino vuoto. Ci interessano quelli minori o uguali di 0, quindi voglio i negativi, questi due, a sinistra di meno 2 e a destra di 2, e l'uguale a 0, che in questo caso c'è soltanto il pallino pieno, cioè nel meno 2. Quindi avrò le x, partendo da sinistra, che stanno a sinistra o esattamente sopra il meno 2, quindi minore o uguale a meno 2, un salto, quindi unione, poi trovo 2, pallino vuoto, quindi un minore senza l'uguale, e le x a destra di 2. Queste saranno le soluzioni della mia disequazione. Vediamo un altro esempio. Nel caso in cui trovassimo questa disequazione, sempre fratta, 1 fratto meno x più 2 maggiore di 1, stiamo attenti a non procedere subito con lo studio del numeratore e del denominatore. Perché? Perché a destra del maggiore abbiamo 1, non abbiamo 0. Quindi, procedendo come in precedenza, dovremo spostare l'1 a sinistra della mia disequazione, a sinistra quindi del primo membro. Avremo 1 fratto meno x più 2 meno 1 fuori dalla frazione maggiore di 0. Ora dobbiamo portare tutto alla stessa frazione, in maniera tale poi da avere un solo numeratore e un solo denominatore. Quindi minimo comune multiplo, in questo caso meno x più 2, meno x più 2 diviso meno x più 2 che fa 1 per 1 1. Poi meno 1 che moltiplica esattamente il denominatore, cioè meno x più 2 maggiore di 0. Continuiamo a lavorare un pochettino sul numeratore, quindi avremo 1
più x meno 2 fratto meno x più 2 maggiore di 0, 1 meno 2 che fa meno 1, meno 1 più x fratto meno x più 2 maggiore di 0. Non potendo semplificare numeratore con denominatore, procediamo subito allo studio dei singoli numeratori e denominatori. Studieremo sempre il numeratore maggiore o uguale di 0, quindi meno 1 più x maggiore o uguale di 0, e il denominatore strettamente maggiore, quindi meno x più 2 maggiore di 0. Con questo studio io mi evito lo studio delle condizioni di esistenza o del dominio della mia funzione, perché sono già inglobate nel denominatore. Studierò sempre il numeratore maggiore o uguale di 0, così avrò qualcosa in più anche nel pallino pieno, anche lo 0 della funzione, anche se alla fine non mi interesserà, perché la disequazione è tutta in maggiore stretto. Quindi al numeratore avremo come soluzione x maggiore o uguale di 1, e al denominatore, portando le x dall'altra parte, x sarà minore di 2. Queste sono le mie due soluzioni. Procediamo a disegnare il nostro grafico. Abbiamo 1 e 2, x a destra di 1 con 1 pallino pieno e a sinistra negative, il nostro numeratore, x a sinistra di 2, pallino vuoto sul 2 e a destra di 2 negative. Questo è il nostro denominatore. Procediamo al prodotto, meno per più meno, più per più più per meno meno. Ricontrolliamo adesso alla fine il segno della disequazione, maggiore di 0. Ci interessano le positive e non ci interessa lo 0, quindi l'1 lo dobbiamo considerare come pallino vuoto. Quindi tutte le soluzioni interne a 1 e 2. 1 minore di x minore di 2. Quindi per le fratte il punto 1 e il punto 2 si fondono e avremo questo. Porto tutto il primo membro e, grazie al minimo comune multiplo dei denominatori, alla stessa frazione, rapportando quindi il primo membro con lo 0 del secondo membro. Quindi ad esempio, se abbiamo un esercizio di questo tipo, portiamo tutto il primo membro, al secondo membro avremo solo lo 0, e ora portiamo tutto alla stessa frazione, quindi con il minimo comune multiplo dei denominatori. In questo caso non hanno niente in comune, quindi il minimo comune multiplo sarà esattamente il prodotto dei denominatori, cioè x più 2 per x. Procediamo quindi a mettere tutto alla stessa frazione, quindi con le divisioni, x più 2 per x diviso x più 2, che risulta x, per 1 che fa x, poi meno 1 che moltiplica. X più 2 x diviso x, queste x si semplificano, rimane x più 2, poi più x più 2 per x, non essendoci denominatore, possiamo andare a moltiplicare direttamente per 1, cioè questa tonda x più 2 per x maggiore di 0. Quindi tramite il minimo comune multiplo dei denominatori porto tutto alla stessa frazione, procedo poi con i calcoli e studierò alla fine, quindi nel punto 3, il numeratore separatamente e il denominatore separatamente. Ora il numeratore e il denominatore saranno a loro volta delle disequazioni, possono essere anche di secondo, di terzo grado, quindi torno sempre indietro. Il singolo numeratore potrà essere di nuovo ristudiato con un raccoglimento e quindi con un altro grafico dei segni. Quindi può nello stesso esercizio essere presente un doppio studio del grafico del segno, anche un triplo studio del grafico del segno.